Il 1° aprile del 1929 nacque Milan Kundera a Brno, nell'attuale Repubblica Ceca. Egli fu scrittore, poeta, drammaturgo e saggista ceco, ma è considerato uno dei più grandi scrittori contemporanei. Chi infatti non conosce il suo romanzo più famoso, L'insostituibile leggerezza dell'essere? Ma egli fu anche definito spesso scrittore filosofo per la straordinaria profondità delle sue opere, da leggersi sempre come un viaggio meraviglioso alla scoperta di sé. Ed ecco una delle sue più profonde riflessioni. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che ci guardi, a seconda del tipo di sguardo sotto il quale vogliamo vivere. Potremmo essere suddivisi in 4 categorie. La prima categoria desidera lo sguardo di un numero infinito di occhi anonimi. In altri termini, desidera lo sguardo di un pubblico. La seconda categoria è composta da quelli che per vivere hanno bisogno dello sguardo di molti occhi, a loro conosciuti. C'è poi la terza categoria, la categoria di quelli che hanno bisogno di essere davanti agli occhi della persona amata. E infine una quarta categoria, la più rara, quella di coloro che vivono sotto lo sguardo immaginario di persone assenti. Sono i sognatori. Il 1° aprile del 1868 a Marsiglia nacque Edmond Rostand. Egli fu grande poeta e drammaturgo francese, ma soprattutto padre del famosissimo Cyrano de Bergerac, che gli valse una fama eterna. Opera che fu sin da subito apprezzata nella sua prima rappresentazione del 1897, che gli valse ben 20 minuti di applausi e standing ovation da parte del pubblico. Così parlò dolcemente Cyrano. Il mio cuore non fa che nascondersi dietro il mio spirito per pudore. Io parto per strappare una stella al cielo e poi, per paura del ridicolo, mi chino a raccogliere un fiore. Il 1° aprile del 1815 a Schönhausen nacque il grande politico tedesco Otto von Bismarck. Fu definito il cancelliere di ferro. Egli fu padre dell'unificazione tedesca e dell'impero tedesco, divenendo nel 1871 primo cancelliere del Reich. Con cattive leggi e buoni funzionari si può sempre governare, ma con cattivi funzionari le buone leggi non servono a niente.